Andando verso la contemporaneità scopriremo nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuove tecniche. Pensate anche alla fotografia, al cinema, alla televisione, il fumetto, la pubblicità. Iniziamo subito con l'arte informale. Le esperienze artistiche che si svilupparono in Europa fino agli anni 60 vengono chiamate generalmente col termine informale. Gli artisti che aderiscono a questa corrente pensano che le tensioni, i disagi, le passioni debbano essere espressi veramente liberamente, in maniera spontanea, a volte anche violenta, quando è possibile, al di fuori praticamente da qualsiasi schema. Non esiste più un insegnamento precostituito e contro sono ogni regola normalmente accettata. Per questo nasce l'arte informale che non ha più forma. Abbiamo visto che bene o male l'arte astratta ha comunque una forma anche geometrica, astratta, che non ha attinenza con la realtà, ma rimane comunque un'arte con una forma e abbiamo detto spesso anche l'astrattismo, un'arte che esprime veramente come se fosse un teorema matematico, no? Da quanto è studiata approfonditamente. Ecco, invece l'arte informale è molto più libera. Ci sono due schieramenti principali, per esempio in Italia, negli ambienti artistici sia di Roma che di Milano si sviluppano diverse ricerche che sono rivolte appunto a un rinnovamento. Abbiamo questi due schieramenti, da una parte ci sono coloro che sono i fautori del realismo, che concepiscono l'arte comunque in stretta relazione con la realtà, dall'altra parte i sostenitori dell'arte astratta. E praticamente tra gli artisti, tra le personalità più influenti per creatività, per originalità, possiamo sicuramente parlare di Lucio Fontana e di Alberto Burri. Lucio Fontana baserà tutta la sua esperienza artistica sul gesto, cioè lui fa degli interventi che consistono per esempio nel tagliare la superficie della tela, nel strapparla, nel forarla, mentre Alberto Burri nelle sue opere usa materiali molto poveri, anche di varia natura della contemporaneità come le plastiche, il catrame, usa legni bruciati, scalda delle lamiere, usa muffe. Guardate per esempio quest'opera di Burri, Sacco Rosso. L'artista impiega proprio dei bandelli che sono anche sporchi e logori di sacchi di juta e proprio perché ci raccontano una storia che è semplice, modesta, ma che diventa in un certo senso una metafora dell'umanità. E, e questo è veramente qualcosa di nuovo, no? Poi abbiamo anche l'espressionismo astratto. L'espressionismo astratto che è un movimento artistico che si sviluppa negli Stati Uniti tra gli anni 40 e l'inizio degli anni 60 del Novecento. Questa denominazione di espressionismo astratto è dovuta al fatto che è caratterizzato dall'uso di colori molto accesi, molto forti, ma le composizioni sono di tipo astratto, prive di elementi figurativi che non siamo in grado appunto di riconoscere. E anche qui abbiamo due tendenze principali. Abbiamo l'action painting, chiamata anche pittura d'azione, dove il gesto del dipingere diventa l'opera stessa. Considerate che la tela verrà, per esempio, tolta dal suo cavalletto, pensate a Pollock, e per la prima volta messa a terra e diventerà un'espressione spontanea la sua creazione perché lui trasmetterà nel suo fluire, nel suo dipingere, nello suo sgocciolamento, tutta l'espressione spontanea, potrei dire, della sua vita, del suo vissuto dell'artista, praticamente senza filtri. Vedremo che le sue opere diventano veramente un labirinto inestricabile dove non c'è più spazio, dove non c'è più geometria, dove non c'è più nessun filo d'Arianna che ci tira fuori da quel labirinto. Il maggiore esponente sicuramente dell'action painting è proprio Pollock. Pensate, lui farà delle opere sgocciolando proprio dal pennello in modo più o meno regolare dei colori che sono anche sintetici, sono colori puri, li sgocciola su cartone, su tele, che distende comunque sempre al suolo e l'artista ha calato praticamente nella sua tela attraverso anche i colori che usa, no? A seconda anche del movimento della mano, ha calato diciamo tutte le sue tensioni in questo labirinto così caotico, no? Anche fatto di segni, di colore
E questo labirinto ognuno di noi può sicuramente immaginare ciò che vuole. Sicuramente la metropoli americana, ma anche le regioni più profonde dell'inconscio, no? Si possono celare dietro queste rappresentazioni. L'altra tendenza, oltre all'action painting, abbiamo il color field painting o pittura a campi di colore, in cui il colore viene distribuito per larghe campiture. Pensate per esempio anche a un artista estraneo a qualsiasi movimento che si trova appunto nell'arte contemporanea, che è Manzoni. Egli usa oggetti anche insignificanti per trasformarli in espressioni artistiche. E che cosa fa? Arriva a fare addirittura merda d'artista, una serie di contenitori metallici in cui ha inserito i suoi escrementi, mettendo proprio anche il coperchio, il peso e tutto. Intento dell'opera qual è? È sicuramente di ribadire come è sempre la firma di un autore che qualifica un'opera d'arte e in un certo senso certifica che è originale. Praticamente il pregio di un'opera dipende solo dalla certezza con cui è possibile attribuirla a un autore. Per questo lui addirittura mette lui stesso i suoi escrementi. Arriviamo poi agli anni 60-70 e abbiamo la pop art, no? Si sviluppa negli Stati Uniti questa forma di arte nuova che si contrappone in maniera netta, in un certo senso, all'intellettualismo dell'informale e dell'espressionismo astratto, cioè di difficile comprensione per la maggior parte delle persone. Da qui invece il termine pop art, arte popolare vuol dire nel senso di arte di massa, cioè arte prodotta in serie. Il più possibile si tratta di un'arte anonima, solo così potrà essere compresa dalla maggior parte degli individui. La pop art è l'arte della società dei consumi, del quotidiano, della società americana. L'opera dell'artista consiste nel manipolare l'immagine di questi soggetti offerti dai mezzi di comunicazione di massa e l'artista tipo Andy Warhol ingrandisce le immagini, le ripete, le altera utilizzando anche tecniche fotografiche e quindi Andy Warhol attraverso il procedimento della stampa, per esempio serigrafica, che consente la riproduzione meccanica dell'opera in numerose copie e la massima impersonalità nell'esecuzione, cerca di immortalare soggetti famosissimi presi dal mondo dello spettacolo. Pensate a Marilyn Monroe, no? Ritratta in questi volti di questa star americana, oppure Liz Taylor, Elvis Presley, o prodotti anche di uso comune del quotidiano, le bottiglie di Coca-Cola, le scatolette di minestra Campbell, prodotti proprio di tutto il supermercato. Poi abbiamo la minimal art che cerca di ridurre le forme proprio in volumi che sono minimali, usando materiali di tipo industriale, lastre di metallo, tubi di neo, plexiglass, tutti elementi che vengono inseriti secondo criteri di modularità e ripetizione. E poi arriviamo all'arte concettuale. Nasce l'idea di un'arte in un certo senso assolutamente slegata da qualsiasi concezione del bello e anche di quello che può essere bello a vedersi, no? E piacevole. Si tratta di una serie di esperienze che sono classificate sotto il nome generico appunto di arte concettuale, un'arte i cui materiali sono praticamente i concetti. Sì, avete capito bene. Secondo la definizione del filosofo e artista statunitense Henry Flint, l'arte concettuale può assumere tantissime forme, dalla fotografia alla combinazione di testi e immagini, ai video, all'installazione, a forme d'arte che sono praticamente costituiti nel mettere alcuni elementi, possono essere di vario tipo, in un determinato spazio e secondo proprio le indicazioni dell'artista. Poi ci sono opere come appunto in questo settore l'arte povera, usando materiali di recupero, materiali primari, iniziano a verificarsi fenomeni di contestazione studentesca, no? L'arte povera è dunque un'espressione del rinnovamento intellettuale e culturale. Oppure pensate alla land art, no? Il paesaggio diventa occasione di recupero del rapporto dell'uomo con la natura, no? L'atto di pensare un'opera, la fatica di realizzarla,
non l'opera in sé. La land art è l'atto di pensarla l'opera, appunto, non di eseguirla. L'essenza di questa forma d'arte consiste nel gesto col quale l'artista utilizza le forme, per esempio, della natura. Oppure arriviamo alle performance e alla body art di Marina Abramovic, no? Dove il corpo umano assume il carattere di un vero e proprio linguaggio espressivo. Il corpo è un elemento e diventa allo stesso tempo soggetto e oggetto dell'opera. Per esempio, quest'artista ha usato il proprio corpo o quelli di altre performance per creare azioni di vario tipo. Per esempio, mettersi davanti all'ingresso di una porta nudi per vedere le reazioni, diciamo, differenti, delle varie persone che si trovano a attraversare la porta. Marina Abramovic è un'artista che ha avuto un discreto successo. Nel 1977, per esempio, realizza proprio alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna Imponderabilia. È una delle performance più note e significative. Stanno in piedi lei e il suo compagno, nudi e immobili, all'ingresso principale del museo, l'uno di fronte all'altro. Il visitatore quindi è costretto a passare a fatica praticamente tra i corpi di questi due artisti, mettendosi in posizione o laterale verso la donna oppure laterale verso l'uomo. Il titolo stesso, che significa imponderabilità, cioè l'impossibilità praticamente di prevedere, no, l'opera sottolinea a questo punto l'importanza che hanno le cose imprevedibili nel determinare proprio i comportamenti dell'uomo. Arriviamo poi a tutta la postmodernità con l'iperrealismo, dove c'è la volontà di tornare a un realismo integrale, inteso a riprodurre la realtà nel modo più fedele possibile, no? L'iperrealismo consiste nel restituire un'immagine più attraente e ricca di particolari di quanto l'occhio stesso possa cogliere dal vero, no? Si ingrandisce molto spesso il soggetto, il dettaglio, questo crea un certo senso di inquietudine, no? Come se si guardasse la realtà attraverso una lente proprio di ingrandimento, no? I soggetti delle opere iperrealiste sono sempre tratti o perlomeno quasi sempre dalla realtà urbana, no? E poi abbiamo i graffiti, street art, i soggetti, anche qui sono molto vari, con colori brillanti, molto accesi. E di solito, questa arte dei graffiti o graffitismo è una forma che nasce, una forma d'arte come moto di rivolta del sottoproletariato, no, delle grandi metropoli americane. E pensate a artisti come Keith Haring, le cui opere si caratterizzano per un'ironia e per la sua originalità. Pensate al suo murale Tutto mondo, eseguito nel 1989 sulla parete del convento di Sant'Antonio a Pisa, no? È l'ultima opera di questo artista pubblica che lui fa ed è considerata proprio il suo testamento. Considerate che questo murale è circa 180 metri quadrati, è dedicato al tema della pace e dell'armonia nel mondo. Su questo fondo di muro bianco sono raffigurati 30 diversi personaggi e anche animali che alludono praticamente a tutto il mondo che adesso è in pace. La donna con il bambino in braccio, per esempio, raffigura sicuramente la maternità, l'uomo invece che regge sulle spalle un delfino, rappresenta proprio il rapporto che avrà l'uomo con la natura, le forbici in forma umana che tagliano il serpente che rappresenta da sempre il male, no? Pensate al serpente di Adamo ed Eva che aveva tentato i progenitori nel paradiso terrestre. Quindi vi saluto con questa opera augurandovi pace e bene a tutti e di fare un buon esame. Ciao ciao!